Buongiorno amici, benvenuti e bentornati sul canale. Oggi voglio parlare dei 5 consigli che posso darvi per correre ed evitare gli infortuni. Parlo ovviamente delle mie sensazioni, di quello che è successo a me, di quello che ho stabilito di fare per me. Non sono un coach, non sono un medico, non sono un fisioterapista, per cui quello che ha funzionato per me potrebbe non andare bene per voi. Informatevi prima di fare qualsiasi cosa. Io vi racconto la mia esperienza come al solito, magari ci sono delle idee, delle cose che ho fatto che potrebbero esservi utili e che potrete sfruttare a vostro vantaggio. Spero di sì, spero che ci siano dei consigli utili per tutti. Ciao a tutti. Consiglio numero 1. Allora, la prima cosa che ho fatto è stata quella di aumentare i passi per minuto. È stata una cosa che ha richiesto molto tempo, però ecco, ho un trucco per voi che adesso vi vado a svelare. Ho creato delle playlist con il metronomo, quindi se avete Spotify, ma anche se non ce l'avete, basta che vi scaricate dei file audio con il metronomo che vi danno la cadenza. Ok, voi seguite la cadenza, questo vi aiuterà sicuramente all'inizio per mantenere un certo ritmo di passi per minuto. L'altra cosa che ho fatto, ho creato una playlist perché sai, il metronomo dopo un po' scoccia, quindi ho creato delle playlist con dentro la musica di mia scelta, di mia preferenza, che ha esattamente il numero di battiti per minuto in questo caso come tempo, quindi questo mi ha tolto la monotonia del colpo secco del metronomo e quindi sono riuscito a seguire molto meglio e con più piacere, potete capirlo, la musica e quindi correre al tempo di musica. Quindi io utilizzo Garmin Fenix 7X con delle cuffie Bluetooth della Apple, ho Spotify a pagamento, quindi mi scarico la playlist sull'orologio, connetto le cuffie e da quel momento insomma posso ascoltare la musica direttamente dall'orologio, quindi non ho cavi, non ho cellulare, non ho cose che mi ingombrano e quindi mi fa molto piacere. Secondo consiglio, ecco, ho completamente cambiato scarpa, nel senso che ho notato che il mio piede stava assumendo la forma delle scarpe, quindi l'alluce veniva sempre più schiacciato sulle altre dita, il mignolo è stato completamente schiacciato, quasi accavallato alle altre dita, e quindi sostanzialmente io ho un piede molto largo, le scarpe che stavo utilizzando sono in punta molto strette, quindi ho deciso di cambiare radicalmente le mie scarpe. L'idea da dove mi è venuta? Eccola qua. Leggendo questo libro, Born to Run, l'autore Christopher McDougall ha esattamente il mio stesso problema, quindi racconta che vuole andare a correre, ma ogni volta che inizia questo sport ha infortuni e si deve fermare. Lui riesce a fare benissimo altri sport senza problemi, ma la corsa gli dà tanti problemi, quindi va alla ricerca della verità. E tramite, adesso non vi racconto niente, magari se vi interessa ditemelo, mettetemi un commento, vi faccio una recensione di questo libro, o magari la faccio comunque perché mi è piaciuto molto. Va alla ricerca della verità del passato, va a indagare nel passato dell'essere umano e scopre fondamentalmente tramite un antropologo che il problema dell'alluce valgo è un problema tutto moderno, tutto legato alle nostre scarpe a punta. Ci sono popoli in Messico, in questo caso il libro parla proprio di questi Tarahumara, che sono proprio questo popolo messicano che corre con dei sandali e sono in grado di correre lunghissime distanze. Queste persone non hanno un piede come il nostro, il piede è molto diverso, l'alluce è dritto, le dita sono separate, hanno una conformazione completamente diversa, sono gli stessi piedi che abbiamo noi alla nascita, quindi se guardate i piedi di un neonato sono esattamente come quelli che diciamo non utilizzano scarpe strette in punta. Questo era il mio arsenale da runner. Partendo da qua da sinistra ho delle Brooks, delle Ghost 15, poi ho delle Glycerin 20 sempre Brooks, poi ho delle Adidas AD0 Boston 12 e delle North Face Vective 3. Scarpe per correre tutti i giorni, scarpe per fare i lenti, scarpe per fare ripetute a un po' di velocità e le scarpe da trail. Ok, come potete vedere tutte queste scarpe hanno una cosa in particolare: la punta è abbastanza stretta, nonostante siano scarpe rispetto alla media abbastanza larghe, hanno comunque la tendenza ad avere una punta davanti. E questo è un problema grosso, perché io ho avuto 2 grossi infortuni quest'anno e l'anno scorso proprio al piede. Ho
iniziato a provare delle scarpe di altre marche che hanno uno spazio davanti molto più ampio, e quindi mi sono detto perché no? Perché non provare un'alternativa? Ecco, ho provato una serie di scarpe, ho iniziato piano piano a cambiare completamente, radicalmente la mia corsa, quindi è diventato un appoggio molto più di mesopiede e avampiede. Ho tolto il drop. Il drop che cos'è? Il drop è la differenza tra il tacco e la punta. Quasi tutte le scarpe da running classiche hanno una differenza. Ecco, questa differenza sostanzialmente che cosa succede? Hanno fatto degli studi, si vede che c'è un doppio appoggio. Quindi questo cosa significa? Significa frenare 2 volte. Quindi nel mio caso aver eliminato scarpe di questo tipo e adottato scarpe diverse che adesso vi mostro mi ha radicalmente cambiato la vita. Ecco, io per mesi ho corso con scarpe zero drop. Il giorno che sono andato a fare un trail running con queste scarpe, che mi sono sempre piaciute, sono morbidissime, sono fantastiche, ho di nuovo avuto gli stessi soliti problemi, ovvero un problema al quadricipite, un problema alla fascia plantare e un dolore all'alluce. Quindi, raga, che vi devo dire? Facciamo così. E adesso vi mostro le novità. Eccoci qua, questo è il mio nuovo arsenale. Non vi sto parlando di performance, non vi sto parlando di andare a vincere delle gare internazionali, le Olimpiadi, no, vi sto parlando di correre tutti i giorni e fare qualcosa per i miei piedi. Se vi ricordate, se non l'avete visto, ve lo linko durante la retrospettiva della gara dell'Ironman di Jesolo, il 70.3. Uno dei punti chiave era migliorare il mio piede, migliorare la mia postura, migliorare la mia corsa. Però il piede era il focus principale. Quindi che cosa ho fatto? Dopo, come vi dicevo, ho letto questo bellissimo libro Born to Run, che vi consiglio a tutti, e anzi, se volete vi faccio una recensione, scrivetemelo nei commenti. Ho capito che dovevo evitare di utilizzare delle scarpe pensate per delle gare, pensate per dei piedi che non sono come il mio, tutti i giorni. Quindi l'errore principale che ho fatto è indossare delle scarpe da running, da performance tutti i giorni. Questo è sbagliatissimo. Quindi che cosa ho fatto? Primo acquisto, Viva Barefoot, scarpe senza drop, con pochissima ammortizzazione, saranno 4 mm se non mi ricordo male, quindi praticamente si sente tutto quello che calpesti, leggerissime, super comode, e guardate un po', non hanno aiuti per il piede. Queste sono le scarpe con cui cammino, quindi non sto andando a correre con scarpe di questo tipo. Ho iniziato 5 mesi fa a camminare con queste scarpe, sempre un po' di più, quindi è stata una cosa molto progressiva, con calma, fatta con criterio. Il secondo acquisto che ho fatto sono le Altra Torin 7, zero drop, quindi non c'è differenza tra il tacco e la punta, anche se guardandole così sembrerebbe che ci sia, in realtà non c'è. 32 mm di stack, una buona ammortizzazione. Devo dire, sento molto di più l'appoggio sull'avampiede e mi sono trovato benissimo. Da quando uso queste scarpe, e quando uso queste scarpe io non ho più avuto problemi ai muscoli. Ok, sento molto caricare i muscoli, nel senso che li sento molto più stanchi, ma non ho più quelle contratture, quei problemi di stress muscolare che mi costringevano a fermarmi e sostanzialmente a perdere delle intere giornate di allenamento. Quindi questo per me è stato un acquisto ottimo, è stato proprio azzeccatissimo. Ho aggiunto una scarpa molto interessante, sempre senza drop, è una Topo ST5, anche questa è zero drop e ha molto meno stack sotto, quindi molto meno ammortizzata. La uso, anche questa la uso per camminare, ma anche per fare delle corsette da pochi chilometri. Al momento sono arrivato a farci 5-6 km al massimo. Penso e spero di aumentare. La leggerezza di queste due scarpe è notevole. Queste qua andiamo verso i 260 grammi se non mi ricordo male, questa qua siamo molto al di sotto, siamo a 195 grammi, quindi una scarpa così leggera secondo me può fare una grandissima differenza. E l'ultima arrivata, aggiunta da poco, è una scarpa da trail running Altra, sempre una scarpa con zero drop, ma in questo caso ha una suola molto più importante, uno stack molto più importante, perché è molto più protettiva, essendo fuori strada. C'è una soletta di vibra, non devo ancora provare in realtà, è la Timp 5, che dalla forma mi ricorda molto l'altra, c'è un grande spazio per le dita, cosa di cui ho fondamentalmente molto bisogno.
tutta una serie di problemi che ho sempre avuto nel corso degli anni, improvvisamente sono spariti. Quindi per ora sta andando abbastanza bene questa cosa qua, per riuscire ad aiutare le dita a tornare nella posizione originale, nella posizione per cui siamo stati progettati, quindi l'alluce è bello dritto anziché la forma schiacciata che può avere dopo l'utilizzo delle scarpe strette in punta. Ecco, questi qua sono dei divaricatori di dita dei piedi, ecco, sono in silicone, molto semplici, costano anche poco, però su Amazon, insomma, se avete bisogno scrivetemi, vi scrivo quali sono i modelli che ho preso io. Ci sono di varie misure, ecco, questi indossati alcune ore al giorno permettono, vedete, tramite questa parte che separa le dita, di forzare, diciamo, il recupero della posizione corretta che deve avere l'alluce e anche le altre dita. Quindi fondamentalmente questo è un supporto che si può tenere a casa durante le ore in cui magari uno è sul divano, guarda un film oppure sta lavorando al computer. Ecco, si mette queste, non danno assolutamente nessun fastidio. Di notte, se non mi danno fastidio, a me la notte mi danno un po' fastidio in realtà, però qualche ora al giorno vedo una certa differenza, vedo che le dita si sono ricominciate ad allargare. L'altra cosa che ho fatto è acquistare, come dicono gli americani, toy socks, sono i calzini con le dita separate. Ecco, questo è stato un supporto fantastico per camminare, per correre. Avere le dita completamente separate tra di loro mi ha permesso di sentire un gran feeling con il pavimento, con l'asfalto, con la superficie su cui appoggiano i piedi, e mi ha dato la possibilità di avere questa sensazione di presa migliore. Consiglio numero 3. Ho completamente eliminato dalla mia routine di riscaldamento tutti gli esercizi di stretching statico. Lo stretching statico è stato dimostrato in più studi e poi è un'evidenza, insomma, che recentemente ho letto in tantissimi posti, che lo stretching statico non dà alcun vantaggio, quindi non previene alcun tipo di infortunio. Non ci sono prove che serva ad aiutare durante la fase sportiva, per cui mi sono detto, se lo tolgo che succede? Ecco, spesso dicono che anzi può causare infortuni, quindi fare stretching statico potrebbe stressare il muscolo e durante la prestazione sportiva potremo andare incontro a più infortuni. Quindi fondamentalmente io ho tolto lo stretching statico dalla mia routine di riscaldamento e quindi faccio solo stretching dinamico e esercizi tipo il calcio in culo, le ginocchia alte, corsetta, piccoli allunghi, qualche esercizio di stretching dinamico come ad esempio lo stretching delle anche, niente di particolare. Quinto consiglio che vi do, l'utilizzo di foam roller e la pistola massaggiante. Ecco, a seguito degli esercizi, quindi quando fate un allenamento molto pesante, sentite la muscolatura scarica, tesa, magari anche un po' contratta, ecco, l'utilizzo del foam roller e l'utilizzo della pistola massaggiante mi hanno aiutato parecchio a recuperare in maniera rapida. E quindi tutte queste cose messe insieme mi hanno permesso di avere 6 mesi senza infortuni. Dopo la gotta di fine febbraio io non ho più avuto infortuni, ragazzi. Speriamo che continui così. Questo è un percorso che ho iniziato adesso, che andrà avanti ancora per moltissimo, immagino. Adesso passerò dai 170 passi per minuto ai 180, voglio passare, quindi sono sui 165-170, voglio arrivare addirittura a 175-180. Sto preparando la nuova playlist per aumentare il ritmo e vediamo come va. Intanto io vi tengo aggiornati.